La nostra storia di oggi è molto interessante. È la storia di un uomo che è venuto prima di Joseph Goebbels, perché in molti pensano, erroneamente, che sia stato solo Goebbels il megafono di Hitler, l'uomo cui il dittatore si affidò per la propria immagine pubblica, per i discorsi, per il dominio dei media, per imporsi come personaggio sulla scena pubblica. Non è stato sempre così. Anzi, nei primi anni, negli anni degli Alterkämpfer, dei vecchi combattenti, c'era un altro uomo, prima di Goebbels, proprio mentre Goebbels era critico nei confronti di Hitler e addirittura era arrivato a chiederne la sostituzione al vertice del Partito Nazionalsocialista. Quest'uomo, un editore che aveva vissuto anche in America e che sarebbe diventato successivamente un personaggio chiave nella lotta al nazismo, si chiamava Ernst Hanfstaengl, un uomo il cui nome va tenuto bene a mente per conoscere davvero il lato più oscuro del nazismo. Prima di addentrarci nella nostra storia di oggi, nella storia del nostro personaggio, vi ricordo ancora una volta l'importanza della sicurezza online, un tema che va non sottovalutato, ma approfondito di volta in volta. Noi di Dentro la Storia siamo perfettamente consci dei rischi derivanti da una navigazione attraverso reti pubbliche e non pietamente controllate, per cui ci siamo dotati di una partnership strategica grazie agli amici di NordVPN, la migliore VPN in circolazione. Con la loro tecnologia sempre aggiornata, con la loro elevatissima Threat Protection Pro, NordVPN consente a noi di navigare ovunque ci troviamo, in qualunque luogo, bypassando i limiti di geolocalizzazione e da qualunque dispositivo. Lo stesso servizio è usufruibile anche da voi, attraverso i piani biennali di NordVPN. Per saperne di più, cliccate nei link in descrizione al video. Scoprirete l'offerta sui piani biennali con 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati per navigare sempre e comunque in completa, assoluta sicurezza ovunque vi troviate e in qualunque momento. La nostra storia inizia nel 1942, nella primavera del 42. Siamo in America, a Washington, la capitale. Alla Casa Bianca arriva un dossier di 68 pagine, indirizzato al presidente Franklin Delano Roosevelt. Gli Stati Uniti d'America da pochi mesi sono in guerra, prima con il Giappone imperiale e poi con l'asse Roma-Berlino, e quelle 68 pagine, quel dossier, sono una lettura estremamente interessante per lo staff del presidente Roosevelt. È un dossier che riguarda Adolf Hitler, il dittatore che sta a Berlino, che sta dominando, tiranneggiando su tutta l'Europa continentale. È un dossier dettagliato che presenta aspetti poco noti dello stesso Hitler, profili psicologici e addirittura dettagli sulla sua vita privata. Quel dossier è stato redatto da un uomo, un tedesco, che da poco tempo è stato consegnato dagli inglesi agli americani. Quell'uomo è Ernst Hanfstaengl ed è reduce da alcuni anni di prigionia, poiché era stato internato insieme ad altri cittadini tedeschi nel settembre del 1939, mentre si trovava in Gran Bretagna. Hanfstaengl ha redatto quel dossier per aiutare gli Stati Uniti, gli alleati, nella lotta contro la Germania, perché nessuno meglio di lui conosce davvero i lati più oscuri di Adolf Hitler. E forse proprio per questo motivo, qualche anno prima, lo stesso Hitler, attraverso Goebbels e Göring, aveva deciso di mettere in disparte Hanfstaengl, di spaventarlo, di indurlo a miti consigli, finché lo stesso Hanfstaengl era scappato in Svizzera e, dopo aver ottenuto il rilascio del figlio Egon, a trasferirsi in Gran Bretagna, dove era stato alla fine arrestato. Ma perché tutto questo? Per quale motivo Ernst Hanfstaengl rappresentava un pericolo per Hitler, per il nazismo, per il sistema nazista? Perché Hanfstaengl dal 1921 fino al 1934 era stato probabilmente l'uomo più vicino a Hitler, quello che ne aveva curato le pubbliche relazioni in ogni ambito. Certo, aveva rifiutato inizialmente di pubblicare il Mein Kampf, ma i suoi discorsi erano i discorsi di Hitler, glieli scriveva lui. L'organizzazione degli eventi in pubblico era sempre merito suo. Le interviste con la stampa tedesca e internazionale, sempre merito suo, che a volte fungeva anche da traduttore, padroneggiando perfettamente l'inglese. In certi casi, Hanfstaengl si era proposto anche come diretto ambasciatore non ufficiale di Hitler nei confronti dei politici europei, forse proprio per questo motivo. Hitler alla fine lo temeva. Ma chi era Ernst Hanfstaengl? Per gli amici era Puzzi, era il suo soprannome amichevole. Era bavarese, era nato
a Monaco il 2 febbraio del 1887, figlio di un editore d'arte, Edgar Amstengel. La madre, invece, era una americana di origini tedesche, Catherine Wilhelmina Heine, figlia di Wilhelm Heine, che era un cugino del generale dell'esercito dell'Unione all'interno della guerra civile americana, John Sedgwick. Padrino di battesimo del piccolo Puzzi era stato il duca Ernesto II di Sassonia-Coburgo-Gotha. Una famiglia importante, quella Amstengel, una famiglia tenuta in grande considerazione all'interno della società tedesca e anche della società americana. D'altronde, con simili parentele e con simili amicizie, era facile intuire come il piccolo Puzzi, il futuro Ernst Amstengel, si sarebbe ritrovato la strada spianata verso il successo, e così era stato. Dopo un'infanzia in Germania, si era trasferito negli Stati Uniti, frequentando Harvard, dove avrebbe conosciuto Walter Lippmann e John Reed. Amstengel, oltre a essere una persona estremamente intelligente, era anche un pianista di grande talento. Scrisse canzoni, scrisse inni e nel periodo di Harvard conobbe Friedrich Holländer, compositore ebreo, futuro proprietario di nightclub e anche lui personalità influente della società tedesca dei primi del Novecento. Divenuti amici, Amstengel e Holländer si persero di vista allo scoppio della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. In quel momento Amstengel si trovava a New York e chiese aiuto all'allora addetto militare tedesco all'ambasciata appunto germanica, Franz von Papen, un altro futuro protagonista del Novecento, per tornare clandestinamente in Germania. Amstengel ottenne un rifiuto. Von Papen, che era un uomo estremamente pragmatico, preferì non dar seguito a quella richiesta stravagante, preferì non compromettere immediatamente la Germania imperiale agli occhi degli Stati Uniti, che almeno nei primi 3 anni di guerra rimasero neutrali. Quando nel 1917 gli Stati Uniti decisero di entrare nel conflitto al fianco degli alleati, dell'intesa cordiale, la filiale americana dell'azienda Amstengel fu confiscata. Amstengel comunque ebbe abbastanza soldi per continuare a vivere in maniera decorosa e anche a progettare il futuro. L'11 febbraio del 1920, a Long Island, sposò Helene Elise Adelaide Niemeyer, un'altra tedesca nata e cresciuta negli Stati Uniti. Dal matrimonio con Helene, Ernst Amstengel avrebbe avuto 2 figli, Edgund Ludwig, che successivamente in età adulta si sarebbe arruolato nell'aeronautica statunitense. Un'altra figlia, Herta, sarebbe morta a soli 5 anni in seguito a una meningite. Nel 1922, Ernst Amstengel, dopo aver già compiuto dei viaggi a Monaco per riprendere il contatto con la terra natia, per toccare con mano le possibilità di ripresa della Germania, che aveva chiuso il capitolo imperiale e aveva avviato una faticosa ripartenza all'ombra della Repubblica. Dicevamo, Ernst Amstengel aveva deciso alla fine di tornare, aveva riallacciato i contatti con i vecchi amici, a cominciare da Holländer, che in quel periodo, dopo aver gestito il cabaret a Berlino, era tornato anche lui a Monaco di Baviera. Holländer e Amstengel erano diventati soci per un breve periodo di un nightclub proprio a Monaco, nightclub in cui si esibiva la moglie di Friedrich Holländer, Blandine Binger. Si esibiva cantando le canzoni rigorosamente satiriche e antimilitariste scritte proprio da Holländer. Il cabaret di Holländer era il punto d'incontro alla sera dell'intelligenza di Monaco di Baviera. La buona borghesia, i grandi industriali, gli ex militari si ritrovavano tutti lì a ridere, scherzare, bere nel nightclub, cercando di dimenticare le difficoltà di una Germania in ripartenza e di voltare pagina. Ma mentre nel nightclub di Holländer si brindava a champagne, nelle birrerie di Monaco stava gettando il suo seme un altro tipo di Germania, quella che sarebbe diventata la Germania nazista. Mentre nel nightclub di Holländer ci si divertiva, nelle birrerie si faceva politica, una politica sempre più pesante, sempre più aggressiva. A Holländer e soprattutto a Amstengel non era sfuggito questo dettaglio. Tutti e due avevano deciso alla fine di recarsi, a dare un'occhiata, ad ascoltare questi discorsi così strani che arrivavano a volte anche sulla stampa. Discorsi che riguardavano un oscuro ex caporale austriaco, un tale di nome Adolf Hitler. E una di quelle serate in cui Amstengel e Holländer si recarono in birreria, in una di quelle serate la loro amicizia finì.
Holländer trasalì a sentir parlare Hitler della necessità di sterminare gli ebrei. Lui da ebreo ne aveva già sentite tante sulla persecuzione del suo popolo, ma mai in maniera così violenta, così determinata e così organizzata. Amstengel era sembrato sordo invece alle rimostranze del suo vecchio amico e è rimasto affascinato dalla personalità di Hitler, affascinato al punto di offrirsi di lì a poco come elemento esterno al partito nazista per arrivare ai lati più nobili, più importanti, più danarosi della società bavarese dell'epoca. Non importava che al contempo l'ambasciata degli Stati Uniti a Berlino, attraverso un ufficiale, Truman Smith, avesse contattato Amstengel chiedendogli di agire da infiltrato all'interno del partito nazista per carpire informazioni, per stendere dei rapporti. Amstengel non era per niente interessato a tutto ciò, era interessato anzi a cavalcare l'onda del nazismo, quell'onda nera che stava montando sempre di più e si stava scontrando nelle strade di Monaco di Baviera con l'onda rossa dei comunisti e dei sindacalisti, le violenze all'ordine del giorno, ma anche, soprattutto, i comizi di lato opposto. Amstengel aveva scelto Hitler e scelto al punto tale da diventarne una sorta di protutore all'interno della buona società bavarese. Lo invitava a cene in cui partecipavano i più bei nomi della società locale. Lo finanziava con la scusa di anticipargli i diritti d'autore di future pubblicazioni. Era arrivato al punto di proteggere Hitler dopo il fallimento del putsch della Burgerbräu Keller, ne abbiamo già parlato, quando Hitler, ferito, si era rifugiato a casa sua, minacciando addirittura di spararsi un colpo alla tempia per non farsi catturare dalla polizia bavarese. Amstengel, che aveva lasciato sua moglie Elene a trattare con la polizia per la consegna di Hitler, aveva preferito poco dopo lasciare Monaco per evitare di avere anche lui implicazioni, ma alla fine non era stato toccato dalle inchieste giudiziarie e aveva potuto far ritorno a casa senza nessun problema. Amstengel credeva in Hitler, aveva visto la sua capacità oratoria, influenzare le masse, ciò che Hitler è in grado di fare a una folla di persone in 2 ore e mezza di discorso ininterrotto non potrà mai essere ripetuto nemmeno in 10.000 anni, disse a dei suoi amici. Hitler è capace di creare una sorta di rapsodia isterica tale da ipnotizzare intere masse. Aveva ragione Amstengel, che aveva definito Hitler una sorta di milite ignoto vivente della Germania. I discorsi di Hitler, che lui stesso gli aveva scritto una volta uscito di prigione, dopo il processo e la condanna per il putsch mancato di Monaco di Baviera, avrebbero fatto presa sulla società tedesca. Avrebbero fatto presa al punto che a poco, sempre di più, tanti voti sarebbero arrivati al Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi. Lo stesso Amstengel, pur non volendo pubblicare direttamente il Mein Kampf di Hitler, perché d'altronde la sua casa editrice si occupava principalmente di libri d'arte, aveva contribuito a finanziare l'uscita di quel libro, a finanziare la realizzazione del Völkischer Beobachter, l'Osservatore del Popolo, il giornale dello stesso partito nazista. I rapporti tra Amstengel e Hitler divennero sempre più stretti, al punto che lo stesso Hitler divenne padrino di Egon, il figlio di Amstengel. Amstengel stesso arrivò a comporre delle marce tanto per le SA che per la Hitlerjugend, la gioventù hitleriana. Erano marce in realtà plagiate da lui stesso sui suoi precedenti lavori ad Harvard, era una sorta di autoplagio. Amstengel dichiarò addirittura di aver inventato lui stesso il canto Sieg-Heil, che sarebbe diventato così popolare all'interno delle fila naziste. Quella volontà di ripetere sempre più volte Ave alla vittoria sarebbe stata un'idea sua. Ma Amstengel non si limitava a questo. Quando nell'agosto del 1932 Winston Churchill si trovò a Monaco di Baviera, alloggiato all'Hotel Regina, Amstengel si presentò a lui con delle credenziali firmate al partito nazista, affermando di poter organizzare facilmente un incontro con Hitler. Era convinto Amstengel che i politici conservatori d'Europa, che fino a quel momento avevano guardato con sospetto all'ascesa del nazismo, avrebbero cambiato idea una volta conosciuto Hitler in persona. Va detto che Churchill inizialmente non aveva dei pregiudizi eccessivi nei confronti di Hitler, anche perché poco conosceva dei suoi trascorsi al di là di quelli bellici e soprattutto del suo carattere, del suo comportamento, della sua psiche. Ma non ci fu nessun incontro tra Churchill e Hitler, per un semplice motivo, che durante quella chiacchierata con Amstengel,
Churchill rimase estremamente spaventato. Il problema di Churchill era una risposta ottenuta da Amstengel a una domanda: perché Hitler ha questo odio profondo nei confronti degli ebrei? Perché vuole perseguitarli in maniera così dura come afferma nei suoi discorsi? Perché vuole porsi contro degli esseri umani non per questioni sociali, ma solo per la loro nascita, la loro origine, la loro essenza? Come si può avere dell'arbitrio sulle origini di un uomo che non sceglie mai come nascere e da chi nascere? Amstengel gli aveva risposto che ciò era il destino della Germania, era ciò che la Germania stessa aveva deciso fosse utile per se stessa attraverso un araldo chiamato Adolf Hitler. Per questo motivo Churchill rifiutò di incontrare Hitler e Hitler stesso non frequentò più l'Hotel Regina fino a quando Churchill non ripartì per tornare a casa. Forse fu un'occasione mancata, sicuramente un punto di svolta della nostra storia contemporanea. L'ultimo sfavillio di fama di Ernst Amstengel sarebbe stato l'incendio del Reichstag. Sarebbe stato lui stesso ad avvisare i membri del partito nazista delle fiamme che si levavano dalla cupola dell'edificio mentre alloggiava nella residenza ufficiale di Göring. Più di qualcuno ha sospettato che dietro la mano che incendiò davvero il Reichstag ci fosse lo stesso Amstengel, che aveva notato come gli atti estremi di violenza, soprattutto verso dei simboli nazionali, venissero percepiti in maniera dura, con delle reazioni molto, molto aggressive da parte della popolazione. Fatto sta che dopo quell'incendio Hitler ebbe mano libera per ottenere ciò che voleva, i pieni poteri, la capacità di scavalcare la Costituzione di Weimar e di avviare la fase dittatoriale. Ma proprio quando ormai la strada per il successo era spianata, cominciarono i problemi per Ernst Amstengel. I suoi dissidi, le sue controversie con Goebbels furono determinanti. Goebbels ormai aspirava ad avere il pieno controllo dell'opinione pubblica del Reich e soprattutto il pieno controllo di ciò che Hitler avrebbe detto in pubblico e di ciò che Hitler avrebbe prodotto come comunicazione. Per questo motivo nel 1934 Amstengel iniziò la sua parabola discendente, cadde sostanzialmente in disgrazia, al punto che la moglie Helene, 2 anni dopo, nel 1936, chiese il divorzio. Helene era una fervente nazista. Amstengel era diventato un nazista disilluso, un nazista che non credeva più in Hitler e che soprattutto non era più ritenuto necessario dallo stesso Hitler, nonostante Amstengel in passato avesse contribuito a insabbiare diversi scandali, dalla morte misteriosa di Geli, la nipote prediletta di Hitler, la nipotina verso cui erano insistenti le voci di una sorta di amore proibito con lo zio, al tentativo di suicidio di Eva Braun, la nuova amante ufficiale del Führer. Fatto sta che dopo il divorzio da Helene, Amstengel sparì dalla vita pubblica. Nel 1937 subì anche un atroce scherzo organizzato da Göring e Goebbels, che gli fecero recapitare un ordine firmato dallo stesso Hitler di imbarcarsi su un aereo per recarsi in Spagna come ufficiale di collegamento con i nazionalisti di Francisco Franco. Peggio ancora, nelle istruzioni della lettera, Amstengel si sarebbe dovuto paracadutare, lui che non aveva nessuna esperienza in materia, dietro le linee nazionaliste. Lo scherzo consisteva proprio in questo, nel fatto che l'aereo non sarebbe mai andato in Spagna, avrebbe semplicemente girato tra i cieli della Germania, con a bordo un Amstengel sempre più preoccupato, un Amstengel che temeva di essere lanciato nella zona repubblicana, di essere linciato dagli stessi repubblicani, poiché vestiva ancora la divisa delle SA con cui era stato fatto salire sull'aereo. L'aereo alla fine atterrò a Lipsia, dichiarando un guasto al motore. Amstengel, appena toccata terra, chiese subito di parlare con Hitler. Hitler si dimostrò beffardo con lui. Gli disse che lui, Amstengel, era stato troppo disfattista, troppo negativo nei confronti dello spirito di combattimento della Legione Condor che era andata in Spagna e meritava una lezioncina che lo stesso Amstengel aveva capito. Sarebbe stato solo la preparazione di qualcosa di peggio. Amstengel sapeva cosa era accaduto a tanti altri che avevano appoggiato il nazismo ed erano stati eliminati, Röhm, Strasser, altri che si erano serviti del nazismo ed erano finiti in disparte, altri che avevano posteggiato il nazismo. È il caso di una persona di cui abbiamo già parlato, Fritz Gerlach,
trovate il video nel canale, ed erano spariti, uccisi nei primi campi di concentramento. Per questo motivo nel 1938 Ernst Amstengel decise di scappare, raggiungere la Svizzera, da lì imbarcarsi per la Gran Bretagna su un aereo assieme al figlio Egon, che con una scusa era riuscito a raggiungere il padre nel paese elvetico. Ma la sua permanenza in Gran Bretagna non sarebbe stata esattamente piacevole. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Amstengel venne ritenuto pericoloso e internato prima in Gran Bretagna, poi in Canada, in un campo di prigionia per soggetti potenzialmente pericolosi. Soltanto nel 1942, all'entrata in guerra degli Stati Uniti, Amstengel fu libero di tornare appunto in America e di proporsi all'amministrazione Roosevelt come collaboratore. In quel dossier di 68 pagine, Amstengel riversò tutte le sue informazioni personali su Hitler, compresi appunto i suoi appunti sulla schizofrenia del dittatore, sulle sue manie e i suoi segreti più torbidi, a cominciare proprio dalla morte di Gheli. Per questo motivo lo stesso presidente Franklin Delano Roosevelt ordinò che Amstengel entrasse a far parte di una nuova unità di studio dei nazisti, con Henry Murray, direttore della clinica psicologica di Harvard, e Walter Charles Langer, psicoanalista, lavorò a un progetto che sarebbe scaturito in un dossier ancora più corposo, analisi della personalità di Adolf Hitler, uno dei primi documenti realizzati dall'Office of Strategic Service, il padre della Central Intelligence Agency. Nel 1944 Amstengel tornò in Gran Bretagna, visse a Londra per 2 anni fino a tornare in Germania, una Germania devastata, una Germania cambiata radicalmente. Il suo vecchio amico ed ex socio Friedrich Holländer era scappato perché non voleva sottostare al tacco nazista, perché temeva per la sua vita. La moglie, Blandine Ebinger, lo aveva lasciato da tempo e anche lei se n'era andata dopo le prime minacce, le prime violenze da parte dei nazisti. Nel 1933 Holländer se n'era andato a Parigi e poi negli Stati Uniti, dove sarebbe diventato una persona di successo in ambito cinematografico. Amstengel non ebbe tutto quel successo. Dopo la guerra scrisse un libro, Hitler, Gli anni mancanti, basato sulla sua esperienza come PR, come esperto di pubbliche redazioni per lo stesso Hitler. Un libro controverso, giudicato estremamente interessante ma anche pericoloso per ciò che narrava ben oltre la personalità di Hitler, ma sull'intera società tedesca. Nel 1974 Amstengel partecipò alla sua ultima riunione ad Harvard per gli ex alunni. Il 6 novembre del 75 si spense a Monaco di Baviera, portando con sé la memoria dell'uomo che contribuì a creare il mito di Hitler, senza il quale probabilmente Hitler non sarebbe arrivato così in fretta al potere. L'uomo che scrisse i discorsi più incendiari, che organizzò le parate più imponenti, che fu alla base del successo nella diffusione prima del Mein Kampf e poi del Völkischer Beobacht. Sappiamo che la linea della storia presenta delle pieghe, presenta dei punti di snodo. Ecco, probabilmente Ernst Amstengel è stato proprio questo, un punto di snodo. Non ci fosse stato lui, non avesse appoggiato Hitler fino a quel modo, probabilmente non avremmo avuto quel regime nazista o comunque un'ascesa così rapida del nazismo. Ernst Amstengel ha provato a redimersi durante la guerra, aiutando lo sforzo bellico alleato, ma è stato un tentativo riparatorio rispetto a quello che aveva fatto in precedenza. E oggi noi possiamo domandarci, se gli antichi dicevano che se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, la faccia del mondo non sarebbe stata la stessa. Ecco, se Ernst Amstengel avesse seguito i consigli del suo vecchio amico Friedrich Holländer e non avesse seguito Hitler, la storia dell'Europa, la storia del Novecento, sarebbe stata la stessa. Se volete, potete provare voi a dare una risposta.